Ciao a tutti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video, quindi restate con noi fino alla fine, e prima di continuare ricordate di iscrivervi e di condividere con chi ama il mondo dello spettacolo. Grazie di cuore. Oggi parliamo di due volti amatissimi, Bararduk ed Elçin Sangu, che fin dai tempi di Kiral Kask hanno cercato di proteggere la loro vicinanza dai riflettori. Nonostante abbiano ripetuto più volte di essere solo grandi amici nati sul set, la loro intesa, puntata dopo puntata e poi nella vita reale, ha continuato a brillare in modo sempre più evidente. E questa volta, un gesto romantico ha scatenato un vero terremoto mediatico. La scintilla è scoppiata ieri sera, quando Elçin ha condiviso nelle sue storie una foto curatissima, un bouquet di orchidee bianche, candide e elegantissime, posate su un tavolo in penombra. Non c'era alcun tag, nessun nome, nessun riferimento esplicito. Solo l'eleganza di quei fiori e, soprattutto, un biglietto minuscolo ma impossibile da ignorare. Poche parole, eppure di quelle che arrivano dritte al cuore, insieme siamo bellissimi. Bia. Basta così? Assolutamente no. Nel giro di pochi minuti lo scatto ha iniziato a correre da un profilo all'altro, tra condivisioni, screenshot e commenti. I fan più attenti hanno riconosciuto subito quelle iniziali, come se fossero una firma mai dimenticata, Bia, ovvero Bararduk. E da lì in poi, il diluvio. La comunità online si è accesa come un fiammifero. Non nascondetelo più, si vede da lontano, ha scritto qualcuno. Dopo questo biglietto, negare è impossibile, ha ribadito un altro. Siete la definizione di una coppia stupenda, ha commentato un utente storico, quello che anni fa montava video e fan-art sulla loro complicità in Kiral Kask e che ancora oggi conserva quell'entusiasmo da prima fila. I like sono saliti a migliaia in pochi minuti, come succede solo con chi ha un'aura capace di fermare il tempo. Eppure, mentre la curiosità cresceva, Elçin non ha dato indicazioni, non ha fatto nomi, non ha sciolto il nodo. Quel silenzio ha fatto il resto, alimentando le domande e doppiando le ipotesi. Poi è arrivata l'indiscrezione che ha trasformato il sospetto in certezza per molti. Dalle retrovie di una nota boutique floreale della città sono filtrate informazioni che hanno fatto il giro dei salotti digitali. Secondo chi dice di lavorarci, l'ordine delle orchidee bianche era stato piazzato con estrema cura e attenzione da un cliente che desiderava la massima discrezione. La richiesta sul biglietto era precisa, concisa e inequivocabile. La calligrafia, dicono, non lasciava spazio a interpretazioni. Inutile dire che tutti hanno collegato Bia a Bar, e infatti si è scatenato un domino di reazioni in cui i fan non solo hanno celebrato il romanticismo, ma hanno rivissuto, come un déjà vu, quella magia che anni fa li aveva travolti sullo schermo. Chi li segue da vicino ricorderà che non è la prima volta che i due vengono avvistati insieme lontano dai set. Nei mesi scorsi, alcune foto sfocate li ritraevano per le strade di Parigi, la città che per eccellenza trasforma i sussurri in promesse. Passeggiate tra vetrine e caffè, sguardi complici e sorrisi di chi si capisce senza bisogno di parlare. Nessuno dei due confermò nulla allora, la versione ufficiale restò la medesima: amicizia, stima, rispetto, professionalità. Ma quelle immagini, sommate agli antichi racconti del backstage di Kiral Kask, hanno continuato a insinuarsi nei cuori dei fan. E ora, con quel biglietto tra le orchidee, le tessere del puzzle sembrano trovare infine un disegno coerente. Da parte di Bar, al momento, nessuna dichiarazione ufficiale. Chi lo conosce, però, racconta di un uomo che preferisce parlare con i fatti. Alcune fonti vicine sostengono che l'omaggio floreale sia stato pensato come una carezza in un periodo frenetico, un modo per dirle "ci sono" senza invadere la sua quotidianità. Elçin, dicono, è rimasta profondamente toccata, e con le amiche più fidate avrebbe confidato parole semplici e sincere. È stato un gesto specialissimo. Un dettaglio che aggiunge dolcezza alla vicenda e contribuisce a disegnare un ritratto in cui la discrezione non esclude la passione, anzi la esalta. Nel frattempo, il pubblico ha già scritto il proprio romanzo. C'è chi legge la frase "insieme siamo bellissimi" come un segnale di riavvicinamento, la prova che tra loro non solo non si è mai spenta la scintilla, ma che adesso vibra più chiara.
C'è chi invece la vede come la naturale evoluzione di un rapporto mai interrotto, un amore tenuto lontano dai riflettori per proteggerne l'essenza. Quale che sia la verità, il gesto ha rimesso Bar ed Elchin al centro della cronaca mondana, con un clamore che pochi possono eguagliare. E, come spesso succede, le chiacchiere non si limitano alla foto, ma ripercorrono aneddoti, intervalli di tempo, incastri di agende e di città. Le orchidee bianche, poi, non sono state scelte a caso. Sono fiori che parlano di eleganza e dedizione, di un sentimento puro che preferisce la sostanza agli effetti speciali. Il bouquet appariva studiato in ogni dettaglio, steli lunghi, petali intatti, un nastro color avorio annodato senza ostentazione. Sul tavolo, accanto ai fiori, si intravedeva l'ombra di una tazza di tè e un libro aperto come se la serata stesse scorrendo tranquilla, quando all'improvviso un messaggio capace di cambiare l'aria della stanza è arrivato a bussare alla porta. Un momento ordinario, trasfigurato da poche parole che bastano a spostare il baricentro delle giornate più frenetiche. In molti hanno fatto notare come, in passato, i due avessero sempre evitato di alimentare i pettegolezzi. Nessun tweet incendiario, nessun scambio plateale in pubblico, una linea comunicativa pulita e ferma. Forse proprio per questo l'effetto è stato dirompente. Il contrasto tra il loro stile misurato e la tenerezza dichiarata da quel biglietto ha reso tutto più memorabile. La frase "siamo bellissimi insieme" è corsa sulle bacheche come un ritornello, citata, ripetuta, trasformata persino in didascalia per vecchie foto del set, come a cucire il passato con il presente in un unico filo. Se si prova a guardare oltre la superficie, si capisce perché questa storia abbia conquistato anche chi di solito resta indifferente ai gossip. Ci sono tempi che coincidono, c'è una professionalità rara, c'è la memoria collettiva di una coppia scenica che ha riscritto il modo in cui il pubblico percepiva la chimica tra due attori. E adesso, davanti a un gesto semplice e al contempo potentissimo, torna la domanda delle domande. Si tratta della conferma di una relazione mai ufficialmente raccontata o dell'inizio di un nuovo capitolo? Entrambe le letture sembrano possibili, e forse è proprio in quella sospensione che si nasconde il fascino di questa vicenda. Dalle parti di Bar, il silenzio non appare come un muro, ma come una scelta ponderata. Non c'è fretta di etichettare, non c'è il desiderio di inseguire i titoli del giorno dopo. C'è invece il gusto di costruire un discorso che si riconosca nei gesti, nei tempi giusti, nella cura. Anche per Elchin, il riserbo è quasi una forma d'arte. Pochi dettagli ben dosati, nessun eccesso, una comunicazione che lascia indizi senza mai rinunciare alla propria intimità. In fondo, così hanno sempre conquistato il pubblico, con la sostanza, non con il rumore. Le reazioni degli addetti ai lavori non si sono fatte attendere. Alcuni colleghi hanno evitato di esporsi, limitandosi a un elegante "sono due persone splendide" nei corridoi degli studi televisivi. Altri, più informali, hanno raccontato di un clima leggero e affettuoso ogni volta che i due si incrociano, come se un linguaggio condiviso li unisse a prescindere da ciò che mostrano o tacciono. Intanto, i fan storici si sono scambiati vecchie interviste in cui i loro sorrisi sembravano dire più delle parole. Rituali di una fandom che non ha mai smesso di sperare. La città, intanto, fa da cornice a questa trama. Le vetrine delle fiorerie sono diventate luoghi di pellegrinaggio, con curiosi che chiedono dettagli impossibili da ottenere e petali bianchi che scompaiono più rapidamente del solito. Alcuni bar hanno inserito nel menù drink ispirati alla coppia, con nomi che richiamano frasi pronunciate nelle scene più amate. E se Parigi resta il simbolo del loro scatto rubato, anche Istanbul si trasforma in una mappa di supposizioni, tra quartieri dove si sussurra di cene al lume di candela e terrazze da cui si intravede il Bosforo. Eppure, mentre tutto si anima, i protagonisti restano fedeli alla loro cifra. Nessun post impulsivo, nessuna diretta improvvisata. Piuttosto, una cura rigorosa per il lavoro di entrambi, impegni sul set e preparazioni meticolose, prove, letture, appuntamenti con sceneggiature. Proprio per questo i ben informati giurano che l'omaggio floreale abbia avuto una motivazione dolcissima: strappare un sorriso a Elchin in un momento di stanchezza, dirle senza fanfare che averla accanto rende tutto più armonioso. Un messaggio breve, un nome taciuto, e poi la fantasia del pubblico a completare il quadro. Il dibattito,
A questo punto, si sposta su un'altra domanda: li vedremo di nuovo insieme nei prossimi giorni? C'è chi attende con ansia un'apparizione, uno scatto, un dettaglio in grado di sciogliere le congetture. Altri, più romantici, preferirebbero che tutto restasse così com'è, come un segreto condiviso che rende partecipi senza invadere. In ogni caso, l'eco di quelle orchidee continua a risuonare, tenendo viva la conversazione come una melodia che non smette di tornare alla mente. L'ultima volta che la loro presunta relazione era rimbalzata ovunque, si diceva che la magia dello schermo avesse varcato la frontiera della finzione. Oggi, quella suggestione sembra affacciarsi di nuovo. Non si parla solo di bellezza estetica, ma di una sintonia che il pubblico riconosce e reclama. Il successo di una serie può passare, la sensazione di assistere a qualcosa di autentico, invece, resta ancorata, anche quando le parole mancano. In questo senso, il biglietto firmato BA ha il sapore di una promessa e insieme di una dichiarazione, poche sillabe che riordinano le emozioni di migliaia di persone. Nel frattempo, tra sorrisi trattenuti e mezze frasi riportate, si rafforza l'idea che la loro storia, qualunque forma abbia, sia fatta di rispetto e di fiducia. Non c'è ombra di teatrino, non c'è bisogno di fuochi d'artificio. Ci sono due carriere solide, una dedizione al mestiere, e poi il resto, che appartiene a loro. Forse è proprio questo che il pubblico ama, la certezza che dietro i riflettori rimane una verità più quieta, che non ha bisogno di prove continue per esistere. Oggi i riflettori sono tutti su Bar ed Elchin. Ogni loro passo è osservato, analizzato, trasformato in indizio. Eppure, in mezzo a questo frastuono, riaffiora la semplicità, un mazzo di orchidee bianche, una frase pronunciata nel momento giusto, un iniziale che basta far tremare la rete. Che sia il segnale di un ritorno o la conferma di una storia che non ha mai smesso di scorrere, poco importa. Quello che conta è l'emozione che hanno acceso, la sensazione di assistere a un capitolo che si scrive in diretta, tra sospiri e sguardi, senza bisogno di proclami. Noi, qui su Celebrita dalla Turchia, continueremo a seguire ogni sviluppo con l'attenzione di sempre, lontani dagli eccessi ma vicini alle storie che sanno toccare il cuore. Se nelle prossime ore arriverà una foto insieme, se un nuovo dettaglio riuscirà a svelare ciò che per ora si intravede soltanto, ve lo racconteremo con la stessa cura con cui oggi abbiamo rimesso in fila gli indizi. Fino ad allora, resta l'immagine di quelle orchidee e di un biglietto che ha fatto il giro del mondo. Resta l'eco di una frase che molti hanno ripetuto sottovoce, come un augurio: insieme sono bellissimi. E forse, proprio lì, in quella verità semplice, c'è tutto. Grazie per averci seguito. Se questo video vi è piaciuto, ricordate di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia e di condividere il nostro contenuto con chi ama queste storie. A presto, con nuovi aggiornamenti e con la stessa passione di sempre.